Da circa 4 anni il vaso di Pandora ufologico si è letteralmente spalancato e sono pervenuti all'opinione pubblica tutta una serie di documenti rilasciati ai sensi della legge sulla libertà di informazione, Freedom of Information Act. Veri e propri documenti UFO che hanno portato la maggior parte dei giornalisti investigativi a livello mondiale ad approfondire tematiche prima rilegate solo ed esclusivamente all'interno dei ranghi militari e di intelligence. Che figo, no? Gli UFO sono realtà e tutti, dico tutti, i governi del mondo lo ammettono, ne tengono di conto. Sono comparsi 2 rapporti ufficiali dall'ufficio del direttore dell'intelligence nazionale, 3 video pubblicati dalla Marina in cui sono stati filmati con le termocamere degli aerei oggetti non identificati, non cavitazionali, ritenuti non identificati non da me, ma dal comitato scientifico dell'ufficio dell'intelligence navale e all'unanimità dall'intero governo americano e dalla comunità scientifica internazionale. Il New York Times ha intervistato scienziati e appaltatori della difesa che hanno testimoniato di aver tenuto briefing riservati alla difesa in merito a veicoli non umani. Lo stesso Obama ha riferito pubblicamente che al di là delle speculazioni, delle cattive interpretazioni, ci sono oggetti avanzati e non identificati che volano in cielo. Ci sono state più udienze al Congresso in cui si tratta il fenomeno con serietà. Gli stessi senatori e i segretari del Pentagono hanno affermato che il fenomeno UFO è a tutti gli effetti un problema di sicurezza nazionale. La NASA a giugno scorso ha istituito un gruppo di studi ufficiali sugli UFO e di recente ha rilasciato il suo rapporto dove afferma che la ricerca continuerà con nuovi e sofisticati sensori sia nell'atmosfera che nello spazio. Il capo di maggioranza al Senato americano ha rilasciato un disegno di legge un mese e mezzo fa dove parla di evidenze biologiche e intelligenza non umana. L'Università di Harvard ha finanziato il progetto Galileo per indagare la natura degli UFO, ammettendo che ovviamente non tutti i fenomeni sono chiaramente spiegabili. E arrivati a questo punto le persone hanno iniziato a farsi qualche domandina. Perché proprio adesso? Alcuni si chiedono questo. Ebbene, perché adesso non è una domanda. Grazie a tutta una serie di eventi che vanno dalle indagini personali di alcune testate giornalistiche di rilievo, guardate per esempio il lavoro di Leslie Kean che attraverso alcuni informatori del governo fece saltare fuori in maniera illegale e incontrollata il programma ATIP del governo americano per lo studio degli UFO con il New York Times che portò alla luce budget multimilionari per la sorveglianza del fenomeno. Grazie a tutta una serie di rapporti ufficiali pervenuti alle autorità competenti nell'arco degli ultimi 60 anni, sia dai civili che dal personale militare, ad un certo punto grazie alla comparsa di internet è diventato letteralmente impossibile silenziare ogni situazione e ogni avvistamento e allora a quel punto chi di dovere ha iniziato a compilare richieste foglia di accesso agli atti al proprio governo e a fare domande. Pensate, cari signori, pensate che il carico di richieste foglia in ambito UFO agli uffici preposti era tale che spinse i legislatori a porre un freno, ok? Ecco, tutta una serie di eventi hanno portato al rilascio dei video della Nimitz che, ve lo ricordo, è avvenuto prima in maniera illegale e poi ricevette conferma dal governo. Tutta una serie di whistleblowers si sono fatti avanti, le testimonianze militari sono dilagate e il governo, così come la comunità scientifica, si sono trovati concretamente a fare i conti con un fenomeno senza risposta. Quindi, esattamente che senso ha la domanda perché adesso? Quella che state guardando è la conferenza stampa del generale Sanford del 29 giugno 1952. Già si parlava allora di UFO e già all'epoca esistevano i progetti precursori del Blue Book, chiaro? Il progetto Grudge e il progetto Sign e quant'altro, e già all'epoca le persone facevano domande, i giornali scrivevano e il governo se ne occupava, 1952. Quindi, la domanda perché adesso? Che senso avrebbe? La domanda perché adesso che senso ha quando abbiamo carte ufficiali sugli UFO che risalgono al 1950? Tutta questa apertura, il balzo di trasparenza pervenuto all'opinione pubblica, ha fatto nascere poi tutta una serie di teorie nella teoria. Il commento più frequente in assoluto che da quando ho iniziato il mio lavoro di divulgazione sul canale vedo comparire costantemente è quello che sminuisce il tutto con le seguenti parole. Blue Beam, capito? Come se fosse la spiegazione ad ogni cosa. Queste 2 parole vengono spesso propagandate come soluzione dell'enigma. E con questo, magari scritto sotto a video di 40 minuti complicatissimi dove propongo traduzioni e testimonianze, si tende, secondo alcuni, a sminuire la portata di alcune notizie di rilievo in ambito ufologico perché secondo i fautori del progetto Blue Beam
tutto quello che viene esposto non vale niente, perché sarebbe solo il frutto di una mega teoria del complotto all'interno del complotto stesso, che punterebbe a innescare una finta invasione aliena. Ebbene, tu che scrivi sotto i miei video Blue Beam, pensando che questa parola sia correlata agli alieni e al programma UFO del governo, non sai neanche di che cosa si tratta. Parli per sentito dire, non hai una minima idea di quello che stai dicendo e sei letteralmente stato imbambolato da alcuni santoni ufologici più caproni di te, che non fanno altro che ridicolizzare il fenomeno. Chiaro? Il Blue Beam è un'accozzaglia pseudoscientifica fatta di credenze religiose, extraterrestri, transumanesimo, controllo mentale e chi più ne ha più ne metta. Allora, facciamo bene il punto della situazione, ok? Così spero che dopo questa umiliazione pubblica nei confronti dei fautori del Blue Beam le persone smettano di scrivere fesserie senza senso in giro per il web. Se io ti facessi alcune domande, sapresti rispondere? Che cosa presuppone la teoria del Blue Beam? Chi l'ha partorita? Come è nata? Come ha preso piede in ambito ufologico? A quale scopo? Lo sai? Sai chi l'ha inventata? L'ha inventata una persona disturbata che scriveva i romanzi di fantascienza, Serge Monast. La prima volta che questa teoria è comparsa in questo libro. Nessun governo, nessuna testimonianza segreta nascosta dal Deep State, niente di niente. Serge Monast ha concepito il Blue Beam nei suoi romanzi di fantascienza, senza fonti, senza citare nessuno. Un'invenzione in cui ha affermato che la NASA, con l'aiuto delle Nazioni Unite, stava tentando di attuare una religione New Age con l'anticristo, pensa un po' come suo capostipite, e avviare un nuovo ordine mondiale tramite una seconda venuta di Cristo simulata tecnologicamente. Capito di cosa stiamo parlando? Parliamo di follia pura all'interno di un libro di fantascienza. Quindi già qui io sono quasi convinto che non tutti lo sapessero, ok? Che cos'è il Blue Beam? Il Blue Beam è una teoria strampalata su un presunto progetto il cui scopo era quello di creare una second coming artificiale al fine di controllare le persone. Come se avessero bisogno di questo, no? Per controllare la popolazione, capito? Secondo la presunta teoria, lo scopo del progetto era quello di abolire tutte le religioni cristiane e tradizionali per sostituirle con una religione mondiale basata sul culto dell'uomo e della tecnologia. Abolire tutte le identità nazionali e l'orgoglio nazionale per creare uno Stato mondiale. Abolire la famiglia come la conosciamo per sostituirla con individui che lavorano tutti per questo progetto e innescare così una seconda venuta divina artificiale per far dire agli uomini: vedi? Non è Dio che controlla le menti del mondo, ma l'anticristo. Ora, mi dite per favore come e in che modo questa teoria fantascientifica folle, priva di conferme, di prove, di senso compiuto, c'entri con gli UFO, con l'eventuale ricerca di vita extraterrestre nello spazio e con i dati certi e scientifici che abbiamo raccolto in merito agli UAP? Niente. E sai perché? Perché le persone parlano e non sanno neanche ciò che stanno dicendo. Il problema di internet è questo, capito? Con gli UFO il Blue Beam non c'entra niente, è una stupida teoria pseudo-religiosa e fantascientifica presa dai libri di Serge Monast, riadattata a determinati eventi attuali, cogliendo la divulgazione ufologica odierna e rimpastata da alcuni santoni ufologici dei giorni nostri. Con la seria ricerca o questa stupida teoria non ha niente a che fare. Anche se il Pentagono degli Stati Uniti, e attenzione a ciò che sto dicendo, anche se il Pentagono avesse istruito tutto l'apparato della difesa per un'apertura, per un rilascio programmato a piccoli drops nell'arco di tot anni, per quanto le informazioni UAP, per quanto è possibile, che per lo stanziamento di determinati fondi addirittura in questo ambiente sia stato gonfiato più del dovuto, anche se chi di dovere fra gli alti ranghi dell'intelligence ha imposto un rilascio programmato, cosa che credo sia avvenuta, non vuol dire che qualcuno voglia innescare un'invasione aliena, chiaro? Una finta invasione aliena. E guarda, ho deciso di fare questo video per disperazione, capito? Perché sto anche perdendo tempo, va bene? Avrei cose più importanti da affrontare, ma sinceramente di leggere gente zombizzata non ne posso più. Blue Beam di qua, Blue Beam di là. Voi, se non ve lo dicevo io, non sapevate neanche che cosa fosse il Blue Beam. Parlate per sentito dire. Prima di questo video eri convinto che c'entrasse con una finta invasione aliena, quando invece la vera teoria parla di una seconda venuta religiosa artificiale. Allora, calma. Quale sarebbe il senso?
Tutti gli stati del mondo a quel punto si dovrebbero unire per combattere la finta invasione e questo scaturirebbe in una perdita totale di sovranità per la maggior parte dei paesi. Pensi che sia negli interessi degli americani o dei russi o dei cinesi? Se lo pensi, hai l'istruzione di un cetriolo, ok? Qual è il senso esattamente? Ma anche della vera e propria teoria, eh? Per quale motivo la NASA dovrebbe innescare una cosa simile e trafficare con le religioni? Esiste un senso che sia coerente con l'attuale panorama politico, geopolitico, militare e di intelligence attuale? No, non esisteva allora quando è stata partorita, né esiste oggi perché gli stessi presidenti americani giurano con la mano sulla Bibbia. Quindi esattamente di chi sarebbe l'idea di abolire le religioni cristiane attraverso una seconda venuta religiosa artificiale? Te, quello che devi fare se sei ad una conferenza ufologica e senti la parola Blue Beam è uscire dalla stanza, perché significa, punto primo, che chi sta conducendo la conferenza è una persona con evidenti problemi mentali, e fidatevi che ce ne sono parecchie di queste persone, e secondo, che ti stanno lavando la testa. Ancora oggi il Blue Beam trae nuova forza. È una di quelle teorie che, rimpastata più e più volte, è riuscita a stare al passo con i tempi. Trae nuova forza, secondo i fautori del Blue Beam, da qualsiasi notizia che possa catturare l'interesse del pensiero cospirativo. Nel 2017, ad esempio, la notizia che l'esercito statunitense aveva finanziato un programma per l'analisi di oggetti volanti non identificati in cielo ha riacceso il dibattito, e io sono stato letteralmente invaso di commenti correlati al Blue Beam che pensavano di spiegare tutto con questa teoria, che tra l'altro non c'entra niente. Sui forum online le discussioni infuocano tuttora e toccano qualsiasi argomento possibile. È un tentativo infinito di raggiungere un'ipotetica e finta consapevolezza e poter dire no, la verità ce l'ho io, non te, ma non è così. Ma comunque arriviamo in fondo alla questione una volta per tutte. Chi era Serge Monast? Era un autore che scriveva libri di fantascienza e si concentrò principalmente scrivendo sul nuovo ordine mondiale, ovviamente estremizzando il concetto e impastandoci dentro concetti religiosi lungo tutta la narrativa: l'anticristo, Gesù, la religione, la seconda venuta di Cristo, il transumanesimo, la tecnologia, eccetera, e i soliti elementi che riprendono tuttora in Italia alcuni santoni ufologici falliti e strafalliti. Di questa persona negli anni 90 si parlò molto e furono molti gli autori successivi che presero spunto dal suo lavoro. Ma da dove prese spunto il nostro Serge Monast? Perché non voglio lasciare niente al caso. Per estremizzare le intenzioni del governo ombra prese spunto dagli scritti di un romanziere di estrema destra, un certo William Gay Carr, che servì a Monast per entrare nel mood dei complotti governativi più insensati. Pensate che questo scrittore, ex militare nella prima e nella seconda guerra mondiale, che a quanto pare ne era rimasto parecchio toccato mentalmente, scrisse di una presunta cospirazione degli illuminati che utilizzavano il controllo mentale attraverso le radio, avete capito bene, per conto di Lucifero in persona per costruire un governo mondiale, letteralmente Lucifero che prendeva possesso delle radio. Capito a che livelli? Bigottismo religioso 100.0. Ecco da chi venne formato Serge Monast. Venne formato dagli scritti di questo William Gay Carr e poi concluse la sua formazione da squinternato prendendo ispirazione per il nostro progetto Blue Beam da una sceneggiatura mai andata in onda di Star Trek del 1977 che gli capitò di leggere, chiamata The God Thing. Capito, che potete ancora trovare oggi sui siti nerd di Star Trek, dove chi di dovere si riunisce mettendo da parte le divergenze per far fronte ad una minaccia più grande di loro, inscenando un'invasione. La pappa a questo punto era da scolare, no? Serge Monast scrisse il suo libro intitolato Project Blue Beam NASA, da cui poi sono nate tutta una serie di speculazioni. Ma entriamo nello specifico, sennò poi i fulminati dicono che ho trattato il tema con troppa superficialità e che hanno ragione loro. Allora, nel libro si legge che sui cieli di tutto il mondo compariranno proiezioni laser olografiche tridimensionali del tutto indistinguibili dalla realtà. Queste proiezioni avranno forma divina e saranno opportunamente calibrate per soddisfare le esigenze culturali e locali delle religioni in cui verranno proiettate.
È così che, ad esempio, su Roma apparirà un dio cattolico che parlerà in italiano, oppure a Mumbai Shiva e Vishnu faranno il loro discorso in perfetto hindi. Subito dopo, in uno spettacolo di luci impressionante, tutte queste divinità si fonderanno in un solo e unico dio, l'Anticristo. Cioè, capito? Così, senza senso, si fondono nell'Anticristo, che tra l'altro è un concetto prettamente cattolico che con l'induismo non c'entra niente. Capito di che cosa stiamo parlando? Durante la terza fase, sempre secondo il libro, verrà sprigionata tutta la potenza della comunicazione telepatica elettronica bidirezionale, una forma di controllo mentale subdola e perfetta. Grazie all'influsso di onde radio a bassissima frequenza, le persone vivranno nella convinzione di sentire il nuovo Dio mentre dialoga con loro direttamente dentro alla testa. Tutto creato tecnologicamente, dagli ologrammi alla comunicazione telepatica, come se le onde radio a bassissima frequenza possano attraversare poi il globo, no? Cioè robe prive di qualsiasi fondamento. Sempre dal libro leggiamo che durante la fase 4, durante la fase finale, che succede? Ci hanno impastato dentro pure gli alieni. Come se non bastasse Vishnu, Gesù, eccetera. La Madonna, Madre Teresa, no? Anche gli alieni. Verrà repressa qualsiasi resistenza residua atta a consolidare il nuovo potere. L'umanità vivrà sotto la costante minaccia di un'invasione extraterrestre e di un rapimento alieno di massa. Da Vishnu a Shiva, al Dio cattolico, al nuovo ordine mondiale, al controllo mentale, agli extraterrestri, all'estrema destra, cioè devo aggiungere altro. La pasta è da scolare, è cotta, è stracotta, no? Ditemi per piacere se devo aggiungere altro. In effetti, qualcos'altro c'è. Apparentemente il progetto avrebbe dovuto essere realizzato nel 1983, ma niente. L'attuazione è stata poi fissata nel 1995. Poi, siccome sono nato io, l'hanno annullata a quanto pare, no? Poi nel 1996 ancora. E anche lì niente. Infine, Monast pensava che il progetto Blue Beam sarebbe stato portato a termine entro e non oltre l'anno 2000. Io, sinceramente, sono ancora qui che aspetto, ma Vishnu in cielo non lo vedo, no? Ma molti avvistamenti UFO dei militari sono false flag del Blue Beam e in realtà sono ologrammi. Ebbene, Jimmy Monast dei poveri della stazione, come li spieghi i dati radar visuali? Abbiamo dati radar e triangolazioni precise di oggetti sconosciuti captati, per esempio, con il radar Phased Array AN Spy 1 della USS Princeton. E a meno che un oggetto non esista nelle 3 dimensioni, non è in grado di produrre un contatto radar. Chiaro? Un radar, in poche parole, non è in grado di rilevare degli ologrammi prodotti dai satelliti. Significa che lì l'oggetto c'era, qualsiasi cosa fosse, chiaro? Quelli che state guardando sono documenti ufficiali, dati radar ufficiali della USS Guyot, che negli anni 60 captò sui radar vari oggetti non identificati in mare, e potrei fare altri milioni di esempi carte alla mano. Quindi, parliamoci chiaro, nella vita reale, quanto conta la teoria del Blue Beam? Quanto è applicabile alle situazioni reali che si verificano in ambito militare tutt'oggi? È letteralmente surreale, chiaro? Non c'è niente, dico niente, che ci faccia pensare ad un complotto internazionale di questo tipo. Il resto sono speculazioni. Chi ti dice no, ma sono speculazioni? La ricerca è altro. La teoria del Blue Beam presenta alcuni tratti distintivi di successo, ascoltatemi, che gli hanno permesso di sopravvivere negli anni e di raggiungere anche l'era di internet, e che hanno permesso alla persona poco studiata, alla persona poco informata e generalmente ignorante come un tronco di legno, di abboccare. E quali sono questi tratti distintivi? Intanto tenta di inserire eventi accaduti o che stanno accadendo nel suo quadro per farlo apparire come predittivo, quando di predittivo non ha assolutamente niente. Esempio palese col programma UFO americano. Vedi, il Blue Beam lo aveva predetto, quando invece ci sono programmi UFO alla fine degli anni 40, capito? E non ha predetto proprio niente, ok?
C'è una totale mancanza di comprensione della psicologia che sta dietro a questa storia, e anche questo è un dato che gli ha permesso di sopravvivere, perché gioca sui timori di una presunta tecnologia avanzata che la maggior parte delle persone, incluso il suo autore, non capisce. Si fa sempre riferimento a qualcosa di sconosciuto, no? Di più grande di noi. Perché si parla di UFO in ambito militare dagli anni 50? Era già in atto il Blue Beam? Come la giustifichi questa? Il presunto scopo del progetto Blue Beam sarebbe quello di realizzare una religione New Age globale che è vista come un requisito fondamentale per qualcosa di più grande, per la realizzazione della dittatura del nuovo ordine mondiale. Non c'è niente di nuovo, cari signori, nel pensare alla religione come una forma di controllo, ma l'esistenza di molteplici religioni, culti derivati, sette concorrenti e atei la sola esistenza suggerisce che controllare interamente la popolazione attraverso un'unica religione non sia particolarmente facile, ok? Vi basti pensare che i tentativi passati hanno richiesto meccanismi di totalitarismo come l'Inquisizione e anche in quel caso non hanno mai funzionato. Quindi come può pensare un governo che ci riesca la proiezione di ologrammi nel cielo? Capite che è una fesseria. La teoria di Monast, tuttavia, suggerisce l'uso di una tecnologia sufficientemente avanzata per indurre le persone a credere. Tutti crederanno nel proprio Dio perché apparirà il Dio di ogni culto in ogni nazione rispettiva. Il cielo come ologrammi e poi si fonderanno nell'anticristo. Naturalmente il piano dovrebbe presupporre che le persone non siano mai riuscite a capire il trucco, per non parlare delle origini di questa teoria. Voglio dire, determinati informatori hanno nel corso della storia condiviso le proprie esperienze, documenti, materiale, eccetera, e hanno quindi dato il via a tutta una serie di indagini, ma in questo caso il Blue Beam da dove arriva? Arriva dalla mente di uno scrittore, influenzato da altri autori estremisti e catastrofisti bigotti religiosi che avevano già impastato le basi per quella teoria. Il principale autore rivendicato del progetto Blue Beam sarebbe la NASA, e anche qui parliamone, presentata come un'organizzazione oscura, per lo più senza volto, in grado di assorbire facilmente accuse così strane senza che poi nessuno ovviamente si occupi internamente di smentirle, no? Questi stanno gestendo il James Webb Telescope, pensasi se si occupano di rispondere a dei fulminati, no? Quella del Blue Beam include di tutto e di più, dagli extraterrestri al controllo mentale, ora è uscito anche Tupac, alla massoneria, ed è sulla strada buona per diventare la teoria unificatrice delle cavolate. Una cozzaglia senza senso, priva di prove ed evidenze, che mischia gli alieni alla seconda venuta religiosa. Ora, questo video non aveva il solo scopo di spiegarti cos'era il Blue Beam. Io, sulla base di questo video, vi invito a farvi due domande anche in merito all'operato di alcuni pagliacci che predicano nel nostro paese. Vi invito caldamente che poi hanno anche il coraggio di nominarmi, cioè ti rendi conto che abominio che fai se una persona del genere mi nomina? Cioè gli dovrebbe cascare la lingua, no? E invece no, si permettono pure. Vi invito caldamente a guardarvi dai santoni che mixano la religione all'ufologia, perché per chi ha consapevolezza del mondo sono ridicoli, ma per chi invece non ne ha e magari vuole sentirsi parte di qualcosa, queste persone diventano pericolose, capito? Guardati da queste persone e dalle teorie strampalate. Io spero che questo video sia servito a fare chiarezza e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Vi ringrazio per essere stati con me e vi mando un forte abbraccio. Adieu.